Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Quante volte abbiamo regolato il relief del manico in inverno per poi dimenticarcene e non controllarlo più? E così arriva l'estate, cambia l'umidità, cambia la temperatura e improvvisamente la chitarra smette di rispondere come prima. Tuttavia si tratta di una conseguenza meccanica prevedibile e fisica, perché il relief non è una misura definitiva, ma una condizione di equilibrio, e l'equilibrio per definizione cambia quando cambiano le forze in gioco. Se l'umidità varia la resistenza elastica del legno, se la temperatura aumenta o diminuisce cambia la dinamica reale delle corde. E se queste due forze non dovessero più trovarsi in equilibrio, a cambiare sarà anche l'assetto del manico. Ed allora la domanda diventa: quando misuriamo il relief, cosa stiamo davvero osservando? Mettiamo il capotasto al primo tasto, premiamo la sesta corda all'ultimo, misuriamo all'ottavo. Quella distanza è la curvatura del manico? No, è la risultante tra due elementi in equilibrio. Una corda in tensione, che funge da riferimento lineare da un lato, ed un manico che si deforma per raggiungere un nuovo stato di equilibrio. Il relief infatti non è un numero assoluto, è il risultato del bilanciamento tra tensione delle corde, resistenza del legno, condizioni ambientali. Se cambia anche solo una di queste variabili, l'assetto dell'intero sistema chitarra ne risentirà. In molti siamo alla continua ricerca del sacro graal del relief, il numero perfetto, quello che risolve tutto. Lo scriviamo su un foglietto, lo memorizziamo, per poi applicarlo a qualsiasi chitarra. Ma il relief non funziona così, non è un codice segreto, è un equilibrio tra forze reali. Per esempio, Fender scrive nei propri manuali tecnici: "If you plan to change string gauge, you may need to adjust the specs." Se cambiamo la sezione delle corde, potrebbe essere necessario modificare le specifiche. Questo perché il carico è cambiato il carico, a cambiare sarà anche l'assetto. Facciamo una simulazione. Stessa Stratocaster, stessa procedura. Alziamo l'accordatura di un tono, non è la stessa cosa che cambiare il calibro alle corde, ma ci permette di aumentare il tiro sul manico. Misuriamo di nuovo, la misura è cambiata. Non perché il manico sia diverso, ma perché è cambiato l'equilibrio che esisteva prima tra le forze in gioco. Ed è qui che troviamo l'errore concettuale più comune: confondere la distanza corda-tasto con la curvatura del manico. Quella distanza in realtà è una conseguenza dell'equilibrio, non è la sua causa. Il relief, infatti, serve a permettere alla corda di vibrare senza entrare in conflitto con i tasti. Poco relief rompe l'equilibrio e la corda batte. Troppo relief rompe l'equilibrio e lo strumento diventa duro a suonarsi. Il valore giusto è quello che mantiene il bilanciamento tra tensione, vibrazione e risposta del manico. Ricordiamoci allora una cosa fondamentale: il relief non andrà controllato solo a cambio stagione, va controllato ogni volta che cambia una variabile del sistema. Quindi, se cambiamo calibro alle corde, se cambiamo accordatura, se iniziamo a suonare più forte, se cambiamo stile di attacco. E qui arriva il secondo livello. Un relief eccessivo non cambia solo il feel al tatto, cambierà anche la geometria di pressione della corda sui primi tasti, perché troveremo più corda da dover tirare. E questo influirà sicuramente anche sull'intonazione percepita. Non stiamo quindi parlando solo di comodità, stiamo parlando di risposta acustica e di intonazione. E qui arriviamo al punto più importante. Il relief non è un parametro da impostare, è una condizione da gestire. Non si misura una volta, ma si monitora nel tempo, perché il sistema chitarra non è un sistema statico, è dinamico e noi non stiamo semplicemente regolando un numero, ma stiamo gestendo un equilibrio. Questo, se il video è stato utile, perché non lasciare un like e magari iscriversi al canale, così da poter continuare a parlare di setup veri, quelli che ci fanno davvero conoscere meglio le nostre chitarre. In ogni caso grazie e arrivederci al prossimo video. Ciao!